Bentornati sul canale e in questo nuovo video andiamo a vedere come è possibile sfruttare il firmware Tasmota per utilizzare in maniera fantasiosa i pulsanti fisici a muro collegati nel mio particolar caso ai SON-OFF. Normalmente io collego i pulsanti a muro ai contatti dei pulsanti integrati nei SON-OFF per permettermi di controllare il dispositivo anche in caso di problemi al sistema di home automation. Questo mi serve ad esempio per poter accendere e spegnere le luci anche nel caso il Raspberry sia inchiodato e quindi non sia utilizzabile. In questo modo sono riuscito a evitare anche un divorzio immediato. Infatti non so bene cosa sarebbe successo se i vari pulsanti sparsi per casa avessero improvvisamente smesso di funzionare solo a causa di un malfunzionamento software del Raspberry o della rete Wi-Fi in generale. Sarebbe successa una tragedia e probabilmente non sarei qui a raccontarvelo. In questo modo invece sono riuscito a mantenere la funzionalità dell'impianto tradizionale e a preservare l'integrità familiare. Detto questo, andiamo a parlare di Tasmota e della sua gestione integrata degli eventi e delle regole. Grazie al fantastico Tasmota e a qualche semplice comando di programmazione, possiamo sfruttare i pulsanti fisici per attivare qualunque dispositivo, scenario o altro che abbiamo configurato sul nostro sistema di home automation. Infatti Tasmota ci permette di configurare e customizzare totalmente il comportamento dei pulsanti collegati al dispositivo. Possiamo quindi gestire singoli, doppi, tripli click e chi più ne ha più ne metta, e anche pressioni prolungate o rapide. Ad ognuno di questi eventi possiamo associare una o più azioni utilizzando il motore di rules presente in Tasmota stesso. Quindi se con la singola standard pressione del pulsante vogliamo attivare la luce direttamente connessa al pulsante in maniera classica, con un doppio clic sullo stesso pulsante possiamo eventualmente accendere un'altra luce, che magari non ha un pulsante a muro, oppure possiamo attivare una regola su OpenHub, oppure qualunque altra cosa. Anche perché le regole di Tasmota ci permettono di utilizzare come una delle azioni programmabili la pubblicazione di messaggi MQTT. Quindi potenzialmente possiamo interfacciarci con OpenHub e possiamo comandare qualunque dispositivo. Dopo avervi annoiato con questo spiegone, passiamo al lato pratico ed andiamo a applicare quanto appena descritto al mio caso d'uso reale. L'accensione di una lampadina smart Yeelight tramite una doppia pressione di un pulsante a muro che normalmente accende la luce in soggiorno tramite il SON-OFF a cui è collegata fisicamente. La mia lampadina Yeelight infatti non ha un pulsante a muro collegato e quindi le uniche possibilità di interazione sono o tramite l'app di OpenHub oppure tramite comando vocale, ma nulla di tradizionale. Sul sito ufficiale di Tasmota, nella parte di documentazione, c'è tutta una sezione dedicata alle regole, alla sintassi quindi di come si definiscono, che cosa si può fare e tutta una serie di esempi da cui si può prendere spunto, c'è veramente di tutto. La nostra regola che andremo a fare è una abbastanza semplice perché mi permette di semplicemente intercettare l'evento della doppia pressione sul pulsante fisico ed inviare un comando MQTT ad OpenHub. Questo comando MQTT accenderà e spegnerà la luce della lampadina, gestita dalla lampadina Yeelight. Quindi andiamo a collegarci al nostro SON-OFF, quello che mi permette di gestire appunto il pulsante a muro in soggiorno. È un SON-OFF 4 canali che mi gestisce le 4 luci, una dello studio, una del disimpegno e 2 del soggiorno. Adesso mi vado ad agganciare a uno di questi pulsanti che sono poi collegati fisicamente sul pulsante a muro per far sì che il doppio clic mi permetta di accendere una luce che non è gestita da questo SON-OFF. Il tutto tramite appunto l'invio di un comando MQTT ad OpenHub. Quindi questo sistema, anche se potrebbe sembrare una soluzione tradizionale per l'accensione di una luce, non lo è rispetto anche a quanto detto prima nell'introduzione, perché comunque necessita della rete Wi-Fi e del funzionamento corretto di OpenHub. Altrimenti il mio messaggio MQTT che viene inviato al doppio clic sul pulsante fisico non riuscirà ovviamente ad accendere la luce, essendo una luce non gestita da questo SON-OFF. Quindi la prima cosa che dobbiamo fare è andare sulla console e dare il comando setOption 73
per vedere in che stato è questa opzione. La set option 73, se abilitata, permette di disassociare il comportamento standard dei pulsanti in relazione al relè a cui sono fisicamente connessi. Quindi in questo caso è off, di default è off. Questo vuol dire che i pulsanti quando premuti attivano il relè a cui sono fisicamente collegati. Per poter gestire i vari eventi relativi ai multi-click, alla multipressione del pulsante, bisogna abilitare questa opzione, che quindi mi disabilita il comportamento standard dei pulsanti. Quindi per disabilitare questa opzione bisogna scrivere set option 73 1 per abilitarla, scusate. Da una certa versione in poi di Tasmota, comunque quasi tutte le recenti ce l'hanno, il set option si può abbreviare con SO, quindi io scriverò SO 73 1. In questo modo ho abilitato l'opzione set option 73. Se adesso vado a fare la prova sul pulsante fisico, e tra poco la faccio e la faccio vedere, la luce a cui è collegato il pulsante non si accenderà. Prima di abilitare il set option 73, dopo aver abilitato set option 73. Adesso dobbiamo andare a scrivere le regole. Per prima cosa dobbiamo scrivere una regola per ogni pulsante per ripristinare il funzionamento standard del singolo click, perché avendo messo il set option 73 a on abbiamo perso la funzionalità di default dei pulsanti. Quindi iniziamo a scrivere la prima regola, rule 1 on button 1 state uguale 10, quindi ci interfacciamo all'evento di singolo click, che sarebbe lo state uguale 10 del pulsante 1. E cosa facciamo? Facciamo power 1 toggle. In questo modo dovremo ripristinare il funzionamento. Facciamo la stessa cosa per il pulsante 2, aggiungendo il più alla definizione della regola, in modo tale da poter aggiungere nello stesso spazio di regola 1 più regole. Abbiamo solo 3 spazi in Tasmota dove definire regole, per ogni spazio può contenere una o più regole. L'importante è mettere il simbolo più nella definizione dalla seconda in poi. Quindi qui cambiamo button 1 con button 2, power 1 con power 2, facciamo la stessa cosa col 3 e col 4. Adesso ci tocca andare a definire cosa deve succedere al doppio click del pulsante 3, che è quello che ci interessa, che ci attivi la luce e-light. Prima di fare questo però dobbiamo andare a creare su OpenHub uno switch virtuale che sarà colui che prenderà il comando MQTT che mandiamo da Tasmota. Questo perché la lampadina e-light non è integrata in OpenHub tramite il suo binding principale e non usa MQTT, quindi direttamente da Tasmota, dalla regola, non riusciamo a interfacciarci. Quindi creiamo uno switch che ci farà da ponte tra l'MQTT di Tasmota e la lampadina e-light. Eccoci quindi sulla nostra interfaccia di OpenHub e dobbiamo andare a creare un nuovo item di tipo MQTT. Quindi aggiungiamo la nostra Think tipo MQTT. Andiamo ad aggiungere un canale, chiamiamo CHV per virtual RGB01 power, label RGB01 virtual switch, è un canale di tipo on-off switch. Nello state topic andiamo a mettere il topic che poi andremo a settare nella regola, quindi prendiamo questo,
underscore RGB01 per differenziarlo, state. Avrà solo il topic di state perché sarà un item che riceverà delle informazioni, poi tramite una regola andrà a attivare la lampadina e-light, però di suo non avrà nessun tipo di comando. Ok, a questo punto possiamo creare il canale e andare ad aggiungere l'item. Lasciamo il nome di default e qui scriviamo lampada colorata soggiorno PT virtual switch. Facciamo color light, togliamo la classe semantica perché adesso non mi interessa e linkiamo. No, non mi piace l'icona, mettiamo la lampadina normale, light. Ok, a questo punto ho il mio canale, adesso devo andare a settare la regola per far sì che quando qualcuno aggiorna l'informazione di questo canale, di questo item, venga lanciato il comando di toggle alla lampadina, i light. Quindi andiamo sulle rules, aggiungiamo una nuova regola, lampada colorata virtual switch. Il trigger è quando questo item che ho appena creato viene aggiornato, qualunque stato. L'azione che si deve compiere è una regola, uno script, scusate, uno script standard, quindi if pt soggiorno power.state, quindi se è accesa la lampadina devo mandare il comando di off, altrimenti il comando di on. Purtroppo non esiste il comando toggle per i tipi switch e quindi bisogna farlo custom in questo modo. Salviamo la regola. Ok, a questo punto la possiamo provare, quindi io mi metto sul telefono e la proviamo a lanciare. Mandate in esecuzione, vedete si è accesa la lampada colorata, la rimando in esecuzione e si è spenta. Adesso possiamo fare ancora un'altra prova, quindi andare sul nostro son off e pubblicare, forzare una pubblicazione sul topic che abbiamo messo nel canale. Quindi publish il topic era questo qua, RGB01 state, gli metto on, tanto posso mettere qualunque cosa on o off, tanto l'importante è che venga fatto un update sullo stato di questo item e vediamo cosa succede sul telefonino. Perfetto, si è accesa la lampada colorata, adesso gli rimando sempre on, tanto non importa, e si è spenta. Ok, quindi la comunicazione funziona. A questo punto non dobbiamo fare altro che aggiungere la regola che mi permette di gestire questo evento sul doppio clic del pulsante. Quindi noi avevamo già creato dentro rule 1 le regole per tutti i singoli click dei 4 bottoni, quindi button 1 state 10, button 2 state 10, button 3 state 10, button 4 state 10. A questo punto andiamo ad aggiungere rule 1 più on button 3, che è il nostro pulsante che ci interessa, state uguale a 11 perché il doppio clic è l'evento doppio clic, do publish
il topic che abbiamo usato prima nei test, state on and on, se non sbaglio. Aggiungiamo la regola. Ok, a questo punto non ci rimane altro che andare a provare fisicamente se il pulsante doppio clic funziona e anche il singolo clic, visto che abbiamo fatto le modifiche. Non dobbiamo solo dimenticarci di attivare la regola scrivendo rule 1 1 e verifichiamo che lo stato della regola sia on. A questo punto possiamo andare a provare.